Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi è un giorno davvero speciale perché finalmente andremo ad aggiungere i primissimi pesci all'interno di questo acquario marino. Purtroppo questo video arriva con un pochettino di ritardo connesso ai vari lockdown che ci sono stati, però volevo comunque ringraziarvi per aver avuto pazienza e continuato a seguire il canale. Inoltre volevo ringraziare tutte quelle persone che mi hanno supportato iscrivendosi al canale, lasciando un messaggio di supporto o comunque lasciando un like, quindi grazie davvero. Noi però adesso non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Eccoci qui. Allora, prima di procedere oltre volevo farvi vedere come sta andando l'acquario in generale durante questo periodo ormai lunghissimo di maturazione. Ad oggi sono passati diversi mesi da quando ho avviato questo acquario. Onestamente non pensavo di lasciarlo maturare così a lungo prima di aggiungere i pesci, però in ogni caso direi che questo periodo non ha fatto assolutamente male alla vasca e in generale direi che sono comunque contento di come sta andando. Non ho avuto grossi problemi, se non che negli ultimi giorni sto riscontrando un pochino di nebbia batterica, però questo non è assolutamente un problema, ma anzi è un fenomeno piuttosto normale negli acquari appena avviati. In realtà volevo farvi notare una cosa che mi ha colpito in questo periodo, che è la quasi totale assenza di alghe. Questo mi ha colpito perché in generale quando si avvia un nuovo acquario è piuttosto facile veder crescere alghe di diverso tipo, e tutto questo indica che comunque l'acquario sta maturando, mentre in questo caso non vedo quasi niente se non delle piccolissime macchiettine di alghe verdi, ma bisogna davvero farci caso. Questo magari può essere dovuto alla bassissima intensità di illuminazione che ho impostato perché, come ricorderete dai video precedenti, la lampada che sto utilizzando è dimmerabile e io avevo impostato inizialmente una intensità del 20% che è rimasta praticamente costante fino ad oggi. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi è questo piccolo pezzetto di roccia che mi era avanzato e ho aggiunto qui nell'angolo. Questo perché ho notato che nel giro di un paio di giorni la sabbia di questo angolo viene spostata verso gli angoli opposti della vasca. Quindi ho aggiunto questo pezzetto di roccia per cercare di smorzare un pochettino il flusso in questo punto e direi che comunque sta funzionando bene. Tra l'altro il fatto che la sabbia venga spostata indica che almeno in questo angolo il flusso è abbondante e questa è una cosa positiva perché in realtà avevo un po' di paura che con questa pompa il flusso non fosse sufficiente, soprattutto nella parte bassa, invece devo ricredermi. Adesso sicuramente ci sono delle zone d'ombra in cui il flusso non si distribuisce perfettamente, per esempio nell'angolo proprio dietro la pompa, però comunque questo è dovuto unicamente al fatto che la pompa è direzionale e quindi spinge l'acqua non in maniera diffusa ma in un'unica direzione. In ogni caso diciamo che avere un flusso abbondante soprattutto nella parte bassa della vasca è una cosa positiva perché comunque aiuta a smuovere tutte le sostanze di scarto che precipitano sul fondo e che altrimenti faciliterebbero la crescita di alghe. Quindi di fatto avere un buon flusso sul fondale aiuta anche a tenere la sabbia pulita. L'ultima cosa che volevo dirvi è che qualche settimana fa ho voluto modificare leggermente la disposizione delle rocce. Questo perché guardandole dalla parte frontale non mi piaceva molto lo spazio vuoto che avevo lasciato nel retro e quindi ho spostato un pochino le rocce verso la parte posteriore ruotandole leggermente verso sinistra. In questo modo ho ridotto gli spazi vuoti nel retro e migliorato un po' l'impatto visivo frontale e anche laterale. Tra l'altro questo è anche il motivo per cui quando abbiamo creato la rocciata vi ho detto che non volevo incollare tutte le rocce tra loro, appunto per avere la possibilità di fare queste piccole modifiche. Comunque adesso direi che vi ho annoiato abbastanza e quindi andiamo subito ad aggiungere i primi ospiti in questo acquario. Adesso vorrei inserire subito i pesci in vasca e poi vi racconto un paio di cosette. Chiaramente i pesci non possiamo semplicemente lanciarli all'interno dell'acquario, ma vanno prima di tutto acclimatati e questo significa rendere il passaggio dall'acqua del sacchetto a quella che c'è in vasca il più graduale possibile, sia dal punto di vista della temperatura che per quanto riguarda i valori chimici dell'acqua.
Per fare questo step esistono diverse modalità, io utilizzerò probabilmente quella più classica possibile e quindi verserò un mezzo bicchiere d'acqua all'interno dei sacchetti ogni 5 o 10 minuti circa per una mezz'oretta. Dopodiché procederò a spostare i pesci dal sacchetto all'interno della vasca utilizzando un retino. Per fare questo step ho deciso che spegnerò la luce per far sì che i pesci non si stressino troppo. Bene, sono passati un paio di giorni da quando ho trasferito il contenuto dei sacchetti e direi che c'è stato il tempo di ambientarsi per bene, quindi adesso andiamo a vederli più da vicino e vediamo subito il pesce pagliaccio, che è forse il pesce più diffuso negli acquari marini e forse anche nel 99% dei casi è il primissimo pesce che viene aggiunto. Diciamo che comunque nessun acquario marino può dirsi concluso senza un pesce pagliaccio perché è semplicemente stupendo, super vivace, super simpatico. In questo caso la colorazione è quella classica che secondo me non stanca mai. In realtà volevo prenderne anche un altro, la variante Mocha, che secondo me è molto interessante perché ha un colore marroncino, però erano finiti, quindi magari ci riprovo tra qualche settimana. Un altro fantastico acquisto è questo gamberetto, il Lismata amboinensis. È un gamberetto molto semplice da allevare e forse anche per questo molto diffuso e molto indicato per un nano-reef perché non necessita di un litraggio elevato e comunque svolge un'azione fantastica in acquario perché va a mangiare tutti i residui di cibo che riesce a trovare tra le rocce e nel fondale. Andiamo oltre, qui invece abbiamo una delle lumache Trocus che sono delle divoratrici di alghe, si muovono sia sulle rocce che sulla sabbia ma anche sui vetri e su tutti gli altri strumenti che abbiamo immersi in vasca e quindi contribuiscono davvero a tener pulito l'acquario. Queste lumache in realtà sono diffusissime e anche molto facili da allevare perché non necessitano di particolari accortezze. Diciamo comunque che in generale quando andiamo ad aggiungere i nostri pesci preferiti dovremmo anche cercare di aggiungere la cosiddetta clean up crew, cioè un insieme di molluschi e crostacei che hanno la principale funzione di nutrirsi degli scarti sul fondo o comunque delle alghe che crescono in acquario. Nel mio caso quindi questa funzione è svolta dalle lumache Trocus e poi da altre due lumache Nassarius che in pratica vivono nel fondale scavando, smuovendo quindi la sabbia e tenendola pulita. Di giorno possiamo soltanto vedere una specie di peduncolo che sbuca dalla sabbia, però appena vengono spente le luci sbucano fuori dal fondale ed iniziano ad andare a caccia di cibo. Bene, per oggi direi che è tutto. Considerate che quando andrete ad acquistare i vostri primissimi pesci dovreste cercare di non acquistare tutto subito e quindi evitare di riempire subito la vasca al 100%, ma piuttosto diluire magari il carico biologico nel giro di qualche settimana. E tutto questo per dare tempo comunque alla vasca di adattarsi ai nuovi abitanti e trovare comunque il nuovo equilibrio biologico. Inoltre cercate di acquistare non soltanto dei pesci che diano colore e movimento, ma anche altri molluschi e crostacei che siano in qualche modo funzionali alla vasca e quindi che aiutino ad esempio a tenere sotto controllo le alghe.
Detto questo, possiamo ufficialmente considerare l'acquario attivo a tutti gli effetti. Noi ci vediamo a breve con un nuovissimo video in cui vi svelerò tutti i costi che ho sostenuto per mettere su questo acquario. Quindi restate connessi e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ciao!